Che bel posto, Susa! Che meraviglia, Andri! Questo posticino qua, Forza Tanghino! Hop! Dai, andiamo! Bravissimo amore! Ragazzi, siamo ritornati in Trentino, siamo a pochi passi da Arco e Riva del Garda, in un camping davvero speciale, l'Agri Campeggio Agrisalus. Qui siamo immersi completamente nella natura, siamo circondati dalle montagne, abbiamo anche una bellissima piscina che ovviamente si utilizza nel periodo estivo e abbiamo la possibilità di degustare prodotti tipici locali che vengono preparati tutti i giorni nell'azienda agricola Agrisalus di Nicole e Lorenzo. E poi qui ci sono tantissimi animali. Buongiorno! Qua alla mattina presto si munge. Adesso andiamo a trovare Lorenzo. Ciao Lorenzo! Ciao, buongiorno! Buongiorno! Sveglia presto qua, Sveglia presto, sì. Adesso stiamo mungendo le nostre vacche. Prima chiaramente le puliamo molto bene. Abbiamo la Stella, Asta, Marlene e Patti. Buon appetito! Come vedete amici, qua c'è una bellissima zona per campeggiare con i van e con i camper e con le roulotte, e questa dove ci siamo piazzati noi in questo momento. Praticamente oggi siamo soli, però la giornata è bellissima. Guarda che meraviglia! Questa è la piscina. Conoscendomi mi ci tufferei è che la stanno sistemando. Tra l'altro qui sulla mia destra ci sono tutti i bagni, abbiamo anche l'asciugatrice e la lavatrice che ricordo che sono compresi nel prezzo del campeggio, quindi no gettoni. Dopo facciamo un tour. Yes. Più avanti nel video vi facciamo vedere tutto nel dettaglio. È proprio bellino qua ragazzi, da qui possiamo raggiungere tanti bei posticini. Dove andiamo ora, Susa? Adesso andiamo a vedere il castello di Arco. Bellina Arco. Dovete sapere ragazzi che questa è la capitale dell'arrampicata sportiva, perché qui attorno abbiamo un sacco di falese, infatti qui ogni anno a fine estate si svolge un evento che è il Rock Master, una competizione a cui partecipano tutti i climbers internazionali. Lucignolo, guarda. No, questo è il mio sogno futuro, avere un asinello. Vicolo stretto. Vicolo erto, guarda. Cavolo, ci vedi bene Andri? Grazie. Vicolo umido e vicolo curvo. Infatti è curvo. Dopo vicolo umido non può che esserci vicolo secco. Guarda che terrazzamenti perfetti. Bello questo uliveto. Stupendo. Ma che bei pantaloni, Susa! Hai visto? Dobbiamo ringraziare Moosehill che ci ha fornito di questi pantaloni che sono super utili per le nostre avventure all'aria aperta. Sono caldissimi e comodissimi. Caldissimi perché infatti hanno all'interno un bel pile e sono perfetti per la stagione invernale e con la neve. Come dicevo, comodissimi perché il comfort è proprio la filosofia fondamentale del marchio Moosehill, che ci propone tra l'altro uno stile senza tempo durevole. Quindi compriamo un paio di pantaloni, li mettiamo nell'armadio e vanno sono bene. Sempre utili per Sempre. tutti gli anni, sempre di moda, quindi no a una moda veloce, usa e getta. E Moosehill supporta la sostenibilità e si impegna anche in progetti di salvaguardia dell'ambiente come la conservazione dell'acqua. E come non sostenere questo marchio che sposa appieno i nostri valori, la nostra filosofia di vita. Altre caratteristiche che posso dirvi di questi pantaloni è che hanno 4 grandissime tasche, sono waterproof, quindi resistenti all'acqua, antivento e traspiranti. Insomma, se vi piace questo prodotto, se volete anche voi dare un piccolo contributo a qualche progetto ambientale, vi mettiamo il link in descrizione dove avrete un codice con cui potrete avere uno sconto del 18%. Andri, come ti trovi con i pantaloni? Benissimo, guarda, proprio comodi, è un bel tessuto grande. Poi vedi qua io questa comoda tascona a strappo dove adesso ho messo la GoPro, tasche ampie. E questo sia molto utile. Sì, e poi è leggero ma si sente che tiene caldo, eh. Dai, Dal basso non ci fai caso che c'è tutto questo giardino di ulivi bellissimo.
È spettacolare, solamente il giardino qua fuori del castello. Ok, 5 a testa, grazie. No, proprio Verde. tango, grazie. Per tutti gli appassionati di storia e bellezza paesaggistica, tappa fondamentale è il Castello di Arco, simbolo della cittadina, che si trova su un imponente sperone di roccia da dove domina sulla piana del fiume Sarca e su Arco, il cui centro storico cinge a semicerchio le pendici del colle. Si hanno notizie certe dell'antico maniero che risalgono al XII secolo. Sappiamo che il sito dove oggi sorge il castello è stato rifugio delle tribù cenomane intorno al 300 a.C. Prigione del Sasso indica di qua. Grazie a un recente restauro è possibile visitare la prigione del Sasso, che appare come una grotta parzialmente scavata nella roccia viva e parzialmente murata. Sembra una cantina con il soffitto ad arco, una piccola fessura verso l'esterno E qua c'è l'unico punto da dove poteva entrare un po' di luce. e una latrina scavata nell'angolo. Il pavimento in terra battuta completava l'allestimento della prigione, davvero gelida e angosciante. Da qua si vede il lago. Si vede il lago? Solo Il lago di questa- Garda? Sì, guarda, perché più in là del lago c'è un po' di nebbiolina, ma vedi riva? Sì. Tutto si sviluppa verso l'alto della rupe e proseguendo possiamo entrare nella Torre Grande, anch'essa recentemente restaurata, che ci regala la visione di splendidi affreschi trecenteschi, dove appaiono cavalli e cavalieri impreziositi da dettagli minuziosi, come le venature e le incisioni delle armature, la trama della cotta di maglia, ma soprattutto il contrasto vivace dei colori che esaltano i profili delle figure in un elegante gioco bicromatico di toni caldi e freddi. Curiosa e divertente l'assenza totale di prospettiva nel gioco degli scacchi, mentre sulla dama di sinistra, nei panneggi e nella postura, si intuisce un'intenzione prospettica. Forse qualche eco del contemporaneo Giotto stava arrivando. Abbiamo solamente, dicevano 15-20 minuti da fare tutto il giro Di ed corsa. essere fuori dai piedi. Oggi di corsa, Susa. Sì. Oh, che bella, guarda qua. Come si vede la torre con questa luce poi. Punto panoramico. Ah, a riva si vede un po' meglio, ma c'è foschia però. Sì, hai visto Eccola che là. foschia c'è sul lago? Beh, se era tutto collegato era grande, eh? Era grandissimo, guarda, qua c'è una ricostruzione storica. La torre su era staccata, c'è soltanto un muro Eh sì, che correva su, che deve essere questo. il che abbiamo rivellino, davanti. struttura muraria che divide a metà, è detta rivellino. È questo che abbiamo davanti, Sì. questo è il resto. Ovviamente era un'ulteriore difesa. La passeggiata può proseguire. Usciti dal castello, seguite la strada asfaltata, andate ancora più in alto lungo un oliveto, raggiungete la chiesa di Lagel e da lì parte un sentiero che vi porta ancora più in alto per vedere un panorama ancora più bello. Arriviamo fino alla croce dei Colodri. Comunque è una passeggiata breve per tutti perché sono 20 minuti, mezz'ora, pochissimo il dislivello. Qua ci si arrampica, Andri. Non per niente siamo nella parte degli scalatori, dovremmo arrampicare anche Sì, noi. anche noi. Arrampichiamo su queste rocce adesso. Se vuoi comprarti una corda, qua è il posto giusto. Hai visto quante ce ne sono? Un negozio dietro l'altro solo di corde. Corde, moschettoni. Madonna. Bello qua, Poi questo iniziano sasso. anche piccole falesi che sono adatte anche ai principianti o anche per i bambini. È bello che c'è anche un cartello che invita a venire qui assolutamente non in macchina, per godersi questo spettacolo direttamente da Arco a piedi. Anche perché trovare il parcheggio alla chiesa È impossibile. possibile. Santa Maria di Lagel ha veramente 2 parcheggi. Mi piace questo sentiero, tra l'altro stiamo attraversando un percorso ricco di lecci e caprine. Bella la vegetazione che c'è. Anche se il sentiero è breve e ha un po' l'aspetto di quei sentieri dietro il paese, quindi facilmente arrivabili per tutti, ci sono dei passaggi così che sono un pochino da stare attenti, non dico tecnici, ma insomma, per cui scarpe sempre adeguate e attenti all'umidità.
perché potrebbe essere anche abbastanza scivoloso. Qua si arrampica, Susa. Dobbiamo iniziare a fare arrampicata, ecco. Te puoi, io devo perdere 20 kg per arrampicare. Non è la strada giusta però per ora. Hai visto che ci sono tanti cipressi anche? Sì, Sono stati voluti da Gianni Caproni. dai. Sì, questo era un grande aviatore. Possiamo dire un po' un pioniere del cielo. Davvero? E a lui è stato dedicato anche un percorso che è quello di Bosco Caproni, per quel territorio era suo e l'aveva bonificato. E lui con i cipressi si costruiva i suoi velivoli. Il legno, col legno di cipresso. Immagino perché è leggero, elastico. Ma quelli sono proprio suoi? In questa zona. Guarda che bello che è. In questa zona ci sono i cipressi. Adesso non so dove sia esattamente Bosco Caproni. Era uno dei percorsi che dovevamo fare se stavamo qua un giorno in più. Già vedete che il percorso merita solo per queste cartoline qua. Guarda che foto. Il sasso della Verna ma in piccolo. Vedi che bella roccia qua che ti viene da pigliarti, no? Guarda, piglia. Tengo su. Op. Sembra di essere in Sardegna, Susa. Siamo tornati nel parco della Giara, con questi muretti qua. Muretti a secco. Guarda che meraviglia. Guarda che parete, Andri. È un giochino, È un gioco. È un giochino sto sentiero. È un gioco È veramente bello. divertentissimo. Ok, 10 minuti ci siamo. Croce, vai. Vai. Io ti tengo, tango, perché non so là come sia. Brava. Wow, Andre, che bello! Wow. Bellissimo. Dominiamo sul castello, Andri. Guardate che panorama, raga. Siamo su uno sperone, su quello sperone lì c'è il castello e poi il lago là dietro. Vedi, Andri, noi siamo venuti per il sentiero e c'è chi si arrampica lì sotto, si fa tutta la falesia, arriva su qua alla croce e poi scende a piedi. Giusto? E ti fai un bel anello. Esatto. Qua si va giù, eh? Raga, da questa croce bella e da questo paesaggio ci tenevamo tanto a farvi un ringraziamento per tutti i commenti che sono arrivati nell'ultimo vlog. L'abbiamo pubblicato praticamente ieri e adesso siamo partiti per girare questo e quindi nelle prime ore già vediamo tanti bei commenti, tante visualizzazioni. Siete speciali, grazie. Per noi era un po' una sfida perché è un argomento un pochino difficile da sbrigare in poco tempo e poi anche diverso da tutto quello che abbiamo fatto finora, ma vediamo che il riscontro è positivo e quindi ve ne siamo veramente tanto grati. Grazie, grazie col cuore, veramente, ci siamo commossi. Questo sarà l'ultimo vlog dell'anno, ma ci salutiamo dopo. Scusa, e mo che famo? Adesso sento un discreto languorino, quindi direi di fare degli assaggini ottimi dai nostri amici da Nicola e Lorenzo, che ci fanno vedere anche la loro farm con tutti gli animaletti. Lorenzo, adesso voglio vedere la tua bella farm. Facciamo un giro. Che hai tutti belli animaletti e io guarda sono un'appassionata, quindi. La nostra azienda nasce, diciamo, dalla passione mia e di Nicole per gli animali. Nicole è un neuropsicomotricista, ha sempre lavorato con bimbi principalmente. Sì.
con varie problematiche neuromotorie, psicomotorie, quindi terapia in stanza, però si è appassionata al mondo della pet therapy. La pet therapy, grande cosa. Che bellissima questa realtà che avete Siamo creato. stati da zero così è tutto bravissimi. Ci vuole veramente. passione, ma Da 0 a 100 qua. ce l'abbiamo entrambi, quindi Ma quello è il motore di tutto, sì, sai. assolutamente. La chiave per noi era essere dinamici il più possibile, quindi fare tante cose piccole, quello che sappiamo fare noi, quindi ci siamo focalizzati sulla produzione di latte, abbiamo il caseificio. Fate il formaggio. Facciamo formaggi, Lui è yogurt, veterinario? gelati. Io ho fatto sei veterinario all'università. E Fantastico. ho visto il mondo dell'allevamento sotto ogni aspetto. Mi piaceva cercare di cambiarlo il più possibile o di farlo a modo mio, no? Dandogli un valore culturale e sociale e anche del mantenimento degli animali in condizioni di benessere alte, insomma, quindi potergli far esprimere tutto il repertorio comportamentale che naturalmente dovrebbero esprimere, quindi il pascolamento, nel caso dei conigli lo scavare le gallerie, che è una cosa che a loro piace molto fare per anche un discorso di temperature, no? Sia in estate che in inverno. Qua hanno tutto questo posto dove girano praticamente un allevamento su semitrago. Questi saranno quintali 80 e hanno anche un beneficio dal punto di vista della termoregolazione, perché il fango evapora molto lentamente rispetto all'acqua, quindi ti permette di rimanere freschi durante il giorno. Quindi voi create molti prodotti che vanno appunto dai formaggi, gelati, e avete anche uno shop vostro, giusto? Esatto, è uno shop con tutti i prodotti agricoli del territorio e ovviamente la parte principale è quello che facciamo noi, quindi le uova, i trasformati derivati del latte, tra cui anche il gelato, e cerchiamo anche di somministrarli facendo qualche lavorazione particolare magari anche in cucina per evitare di scartare il più possibile e per offrirlo ai nostri ospiti anche come colazioni, soprattutto i camperisti ma anche i locali che vengono a fare colazione. Ecco, offrirlo ai nostri ospiti, e noi siamo ospiti, vero Andri? Esatto. Quindi adesso andiamo a fare la sala. sala. Non vedo l'ora di fare la degustazione. Sì. E buon appetito. Buon appetito. Facciamo un piccolo tour di quest'area sosta, di questa bella area sosta, perché qua hanno tanti servizi, ragazzi, guardate. Qua ci sono dei lavandini esterni, ma in questo momento l'acqua è staccata perché altrimenti ghiaccerebbe. Qua c'è una bella zona dove possiamo lavare I cocci. che è Quindi chiusa. all'interno. I piatti, sì. Sì, ragazzi, fantastico. Qui fantastico, lavatrice, asciugatrice, e il prezzo è compreso nella vostra sosta. Quindi non dovete pagare il gettone. Fantastico, bello. Qua invece c'è lo scarico per le acque grigie del camper, Sì. e per chi ha il bagno. E qua abbiamo bagni e docce molto grandi, questi. Perfetto. Qua ci sono i bagni per gli uomini e quelli bagni per le donne. Adesso entriamo qua, molto caldo, anche una bella temperatura. Guardate, puliti e ampi. Docce con spogliatoio e 3 toilette. Bello. E anche questa è molto accogliente, quindi anche con il van si sta qua, ci sono questi bagni, sono molto comodi. E qua, insieme alla chiave per entrare nell'area camping, abbiamo la chiave per questi armadietti dove possiamo tenere le cose più preziose. E adesso, dopo questi begli assaggini, abbiamo fatto il pieno di energia e ci rimettiamo in marcia per andare dove? A Canale. Ah, questo è bellissimo. I mercatini di Canale, ragazzi. Facciamo la gara con Rango. Andiamo a vedere quali sono i più belli. Benvenuti a Canale di Tenno. Guarda che spettacolo! Noi ci siamo innamorati dei mercatini di Natale nei borghi antichi e dopo Rango, ecco qui, Canale di Tenno. Guarda che spettacolo! Perché sono dentro no? Ah, che meraviglia, guarda su di là. Guarda di qua! Che spettacolo! Bellina questa! Qui c'è la gatta di Canale che ci guarda dall'alto. E dov'è? Ah, è lì, vedi che c'è il cuscino. Sì. Quando vuole sta là. Canale fantastico. Io dico, mi viene spontaneo da dire, perché già conoscevo Canale, non me ne voglia nessuno, ma secondo me come paese, come architettura è molto meglio di Rango, è molto più bellino, più caratteristico.
Poi ognuno ha i suoi gusti, però guarda. Io non me la sento di dire perché mi piacciono tutti e due. Ma no, ma perché questo è più vario, è più grande, c'è più roba. Come architettura intendo. Se dovessi fare la classifica personale io preferisco Tu preferisci qua? questo. Sì. Bellini questi angolini. Ah, caldarrosto e brûlé. Perfetto. Bella sta musichetta. Che meraviglia. È un museo questo? Questo è un bel posto da visitare, Eh sì, anche la casa degli artisti, hai sentito Andri? Che belli. Guarda che belli. Cioè lui c'ha la salsetta con scritto No. porca vacca. Mostarda bastarda, la Mostarda. mona, inferno spalmato. C'è una stella. Ti ho vista. Canale, questo borgo è entusiasmante, bellissimo anche di giorno, ma poi di notte così è Con stupendo. quelle luci. Amici, siamo arrivati alla fine anche di questo video, il numero 33, l'ultimo video dell'anno, e quindi ne approfittiamo per farvi tanti auguri di buone feste. Buon Natale a tutti ragazzi, vi auguriamo tante cose bellissime, festeggiate un bell'ultimo dell'anno perché noi ci rivediamo nel 2025. Mi raccomando, seguiteci come sempre, ci rivediamo presto, auguroni Ciao a ragazzi, tutti! buone feste. Ciao Susa. Ciao Andri! Buon Natale da Canale.